L'epistola numero 5 invita alla semplicità. Il vero saggio è colui che vive una vita modesta. Lo sappiamo bene, in medio stat virtus. Non devo ricercare né il lusso sfrenato né però disprezzare le ricchezze. Le stesse parole di Cristo. Non viene condannata la ricchezza, ma l'uso che poi il saggio ne fa. All'inizio di questa lettera Seneca ci dice: tu, tralasciando ogni altra preoccupazione, attendi costantemente solo a renderti ogni giorno migliore. Ecco lo scopo della filosofia, il perfezionamento continuo. Il saggio cerca tutti i giorni di lavorare su se stesso, in interiore homine, non all'esterno ma all'interno, e cerca di rendersi ogni giorno un uomo migliore. La via che conduce alla perfezione è una via potenzialmente infinita. Dovremo vivere in eterno per poter arrivare ad essere simili a Dio. Questo non potremo mai farlo, però questo è il nostro intento e non possiamo chiedere che siano gli altri a cambiare se noi per primi non abbiamo nessuna intenzione di farlo. Dobbiamo lavorare quotidianamente su noi stessi ed è un lavoro molto complesso. Ed io ti lodo e mi rallegro e non solamente ti esorto, ma ti prego di perseverare. Quindi una volta intrapreso questo cammino bisogna poi continuare e non tornare indietro. Tuttavia, bada a non essere troppo stravagante nella foggia del vestire o nel modo di vivere, come fanno coloro che bramano non di progredire spiritualmente, ma di farsi notare. Ecco qui la condanna della falsa modestia e della falsa devozione. Ci sono coloro che vivono in un certo modo, che digiunano, che si vestono in maniera molto semplice soltanto per distinguersi dalla massa oppure in maniera eccentrica, solo per farsi notare, ma non è un vero progresso spirituale. Non significa che la persona stia maturando, perché in realtà lo fa soltanto per attirare l'attenzione. Il vero saggio invece è colui che arriva a vivere in un certo modo perché ne è convinto e perché è maturato ed è cresciuto spiritualmente e di conseguenza anche poi lo mostra e lo testimonia attraverso la sua vita quotidiana. Sembra di sentire le parole di Cristo quando, condannando i farisei, invita i discepoli, quindi invita tutti i cristiani a non seguire il loro esempio, cioè a non sedere nei primi posti nella sinagoga oppure a non essere all'angolo della via soltanto per farsi notare. Dice Cristo: non fate come i farisei che digiunano, che si mostrano sofferenti, che cambiano addirittura espressione, quindi che la loro sofferenza si legge addirittura in viso, perché questa è una falsa modestia e una falsa devozione. In realtà non hanno a cuore la fede, non hanno a cuore Dio, lo fanno solo per essere ammirati e lodati da tutti. Il vero saggio non ha questo obiettivo, ma dobbiamo lavorare su noi stessi per costruire un mondo migliore e una persona migliore. Nel nostro intimo tutto sia diverso dagli altri, ma nell'aspetto esteriore dobbiamo adattarci ai gusti della gente. Noi viviamo nel mondo, non siamo separati dal mondo. In questo contesto dobbiamo per forza conviverci, dobbiamo farci i conti e quindi è inevitabile che in qualche modo dobbiamo anche adattarci ai gusti, alle tendenze, seguire un po' anche le mode e le usanze del tempo. La cultura cambia nel corso del tempo, non è mai uguale a se stessa. Certi valori, certi ideali permangono, ma la cultura no, la cultura è figlia del proprio tempo. È chiaro che la cultura medievale non può essere uguale alla nostra e fra 1000 anni la cultura cambierà ancora. Questo è inevitabile, ma il vero saggio sa adattarsi pur non scendendo però a compromessi. E questo è l'insegnamento che ci sta lasciando Seneca. Dobbiamo sì adattarci, perché è inutile vivere una vita separata, non possiamo rinchiuderci sul cucuzzolo di una montagna, è chiaro, ma non dobbiamo permettere al mondo di corromperci, farci anche perdere i nostri ideali, i nostri valori. Dobbiamo difenderli, dobbiamo combattere per le nostre idee, per ciò in cui noi crediamo, ma senza quindi scendere a patti coi vili, come
come direbbe Manzoni. Noi ci proponiamo di vivere secondo natura ed è contro natura torturare il proprio corpo, odiare una normale pulizia, desiderare il sudiciume e nutrirsi di cibi non solo vili, ma disgustosi e ripugnanti. Come indizio di mollezza cercare vivande delicate, così irragionevole rifiutare quelle usuali procurabili a poco prezzo. È chiaro, lo scopo è vivere secondo natura, non bisogna rifiutare i piaceri, i desideri quotidiani, quindi soddisfare la fame, la sete, il desiderio sessuale, vivere una vita modesta ma dignitosa, quindi non devo disprezzare la ricchezza, ma nemmeno desiderare di vivere come un miserabile o come un vagabondo. E infatti poi aggiunge: la filosofia esige frugalità, non sofferenza, quindi è un percorso continuo, costante, ma dignitoso. La nostra vita sia ordinata secondo costumi onesti e accettati da tutti. Quindi dobbiamo per forza fare i conti con questo mondo, non ci possiamo sottrarre. Vivere in una campana di vetro sarebbe inutile, non solo dannoso per noi, ma impediremo anche agli altri di imitare la nostra condotta, perché se ci separiamo e viviamo distaccati scoraggiamo anche qualcun altro a seguire il nostro esempio, perché viviamo una vita troppo e eccessivamente diversa e sfociamo quasi nel fanatismo. Chi ci osserva meglio comprenderà che noi siamo ben diversi dal volgo ed entrando nella nostra casa dovrà ammirare noi, non le suppellettili, quindi dovremo essere talmente bravi, talmente quindi progrediti nel nostro progresso, nelle nostre conquiste spirituali, da diventare noi stessi un modello per gli altri, tanto da distogliere l'attenzione da tutto ciò che ci circonda. È grande colui che usa vasi d'argilla come se fossero d'argento, ma non è da meno chi usa vasi d'argento come se fossero d'argilla. E qui questa sentenzia contiene tutto il discorso che ha fatto finora e l'insegnamento stesso di Cristo. La vera grandezza sta proprio in questo: chi ha poco deve vivere come se avesse tanto, quindi si deve accontentare di quello che ha, perché può vivere dignitosamente senza sprecare la sua vita, il proprio tempo, desiderando il superfluo. Dall'altro lato è altrettanto grande, non è superiore, ma sono alla pari, anche colui che pur avendo molto vive come se avesse poco, cioè non ostenta il lusso e soprattutto non si vanta con gli altri, ma è sempre pronto anche a perdere tutto. Cioè, l'aveva già detto nell'altra lettera, il vero saggio si prepara sempre ai rovesci della fortuna, perché da un momento all'altro posso anche finire sul lastrico e quindi perdere tutto e ritrovarmi in stato di grave bisogno, e devo essere preparato, altrimenti soffrirò e non sarò in grado di adattarmi alla mia nuova condizione. E infine aggiunge un altro pensiero molto interessante: non avrai più paura se avrai cessato di sperare. La speranza e la paura devono essere eliminate. In che senso? L'una e l'altra cosa tengono l'animo sospeso e lo rendono ansioso nell'attesa del futuro. L'una e l'altra scaturiscono dal fatto che non ci adattiamo al presente, ma proiettiamo i nostri pensieri nel futuro. Eccola qua. La paura mi impedisce di vivere perché temo sempre di replicare qualcosa che è già successo nel passato. La speranza invece in un futuro migliore non mi consente di vivere il presente perché sono mentalmente proiettato verso il futuro. Quindi il vero saggio non deve più né avere timore ma neanche sperare, che non significa credere in determinati ideali, ma significa non riporre più la mia fiducia in qualcosa che deve per forza venire. Pensiamo anche al cristianesimo, alla promessa di quella vita futura dove ci sarà finalmente giustizia, pace e prosperità per tutti. Seneca che cosa ci dice? Finché io rimango proiettato in questa dimensione futura, mi perdo l'attimo presente, non ho più il carpe diem, perché attendo un qualcosa che non è neanche detto che poi arriverà. Viceversa, chi invece ha già avuto un'esperienza negativa, pensiamo
a una relazione amorosa finita male, a qualsiasi altra cosa, magari per un periodo non vuole più averne un'altra, oppure chi è stato deluso da un'amicizia non vuole più stringere amicizie autentiche perché teme di essere ferito nuovamente, ma questa paura mi impedisce di vivere. Ci sono persone che per paura di morire o di essere ferite gravemente anche nell'animo non vivono e preferiscono vedersi vivere, diventano come Adriano Meis, una vita da spettatore, non più da protagonista. E entrambe queste due situazioni devono essere rimosse, e se ci pensiamo è proprio vero, perché se non spero, quindi se non ho questa certezza in una cosa futura che deve ancora venire, non me ne preoccupo nemmeno e mi gusto e mi godo di più l'attimo presente, che non significa, come abbiamo già visto l'altra volta, fare baldoria e soprattutto vivere una vita di eccessi, perché quello è stordimento e non è divertimento. Devo sempre vivere una vita moderata, soddisfando i miei desideri ma senza eccedere. Le bestie fuggono i pericoli che vedono, ma una volta che li hanno evitati stanno tranquille. Noi siamo in ansia sia per il futuro che per il passato. Molte nostre qualità possono nuocerci. La memoria infatti ci rinnova il tormento della passata paura e ce lo anticipa la nostra attitudine a prevedere il futuro. Nessuno è infelice solo per il presente. Addio. Ecco quindi cosa deve fare il saggio. La chiave è proprio questa: non mi devo aspettare nulla dal futuro, mi adatterò in base agli eventi, in base a ciò che la sorte o Dio mi metteranno davanti, ma ci penserò a tempo debito, non mi preoccuperò prima del tempo. Il filosofo sa che spesso e volentieri soffre di più non per ciò che poi si verifica, ma per ciò che ha pensato che si sarebbe potuto verificare. Quindi molte nostre paure poi non si avverano, non si verificano, ma come disse Orazio, carpe diem leuconoe, quam credula minimum postero. Cogli l'attimo, vivi il momento presente leuconoe, fidandoti il meno possibile del domani.